l'azienda si trova esattamente qui e dove abbiamo la nostra vigna storica, la vigna Borgese. Dietro di noi abbiamo Balluri, dove produciamo il nostro Bricco Mondino. Se tu all'interno di un cru hai un appezzamento, che in questo caso era il nostro Borgese, abbiamo dovuto fare domanda per registrare la vigna Borgese delimitata proprio nella nostra parcella, cioè nel senso Per poter chiamare un vino Albesani Vigna Borgese. perché potrebbe essere anche un nome di fantasia Vigna Borgese, perché il nome sulla mappa catastale risulta Albesani. Poi abbiamo Gallina, che esattamente si trova in questo versante qua, di fronte all'Albesani, però noi siamo nel versante che guarda l'Ovello, quindi Gallina sono 64 ettari. L'altra parte della strada è quella che guarda Barbaresco, è la parte più importante del Gallina. Lì è già Albesani, infatti c'è già il cartello, se lo vede anche là, e va fino quasi in fondo di questa strada. Qui abbiamo un terreno argilloso calcareo, non c'è molta marna. Gli impianti sono impianti Guyot. Quest'anno c'è da diradare parecchio perché adesso il sole è mai successo come quest'anno, ci sta bruciando le foglie. Piero dice che qui per lui questo è il Barbaresco, vuoi perché questa vigna l'aveva impiantata ancora il papà di Piero negli anni 50. Delle zone del Barbaresco, di Treviso, Barbaresco e Neve è quella che ti dà più, è più elegante, ha quel finale lungo, non ha quella concentrazione come può avere Treviso, che facciamo anche un Barbaresco, ha un'eleganza estrema e questa è un po' la caratteristica di questo Barbaresco. Ci atteniamo a quanto ci è consentito dal biologico, facciamo dei trattamenti veramente nel momento in cui c'è prima che venga l'infezione, quindi prima delle piogge, ma vedi come sono. Quindi mai fatto un diserbante, ma questo già prima di decidere di diventare biologici. Noi siamo anche nel filone biologico, però hai dei prodotti che comunque che sono naturali e non sono di sintesi, d'accordo, però costano tantissimo le omezzine. Ci sono estratti di erbe che comunque hanno un effetto, diciamo, buono, no? Attivano la pianta, le difese. Noi abbiamo costa più del doppio, no? Trattare così. Però non hai bisogno di coprirti come un astronauta. Chiaro, l'anno scorso abbiamo perso un po' di prodotto, però pazienza, no? Ti senti più pulito, più sano. Questa è la zona d'affinamento dove affiniamo tutti i barbareschi. La produzione si divide in 4 cru, che sono il Mondino, l'Albesani, il Gallina e il Sanstonet. Su questi tini piccoli facciamo delle microfermentazioni e microvinificazioni sulle viti vecchie, quindi dal 2010, quando diciamo, ho iniziato io a prendere un po' decisioni in azienda, ho iniziato a fare queste vinificazioni di viti vecchie, viti dai 50 agli 80 anni, dove utilizziamo questi tini da 10 quintali, dove facciamo fermentazioni e affinamento. Sui legni più grandi invece usiamo tutti i classici, che sono l'Albesani appunto, il Gallina e il Sanstonet. Questa è la nostra vigna storica, è la vigna anche più vecchia che abbiamo, la vigna che ha piantato il nonno, acquistata il nonno nel 48. Albesani, la caratteristica sono vini molto eleganti, molto austeri nei primi anni. La particolarità del suolo qui siamo nella zona della Marna di Sant'Agata fossile, quindi una composizione di calcare, argilla e stratificazione di limo. Dal 2010, quando ho iniziato io un po' a cambiare qualcosa nell'azienda, ho iniziato a fare fermentazioni completamente tutte spontanee, macerazioni che variano dai 30 ai 50-60 giorni in base alle annate e poi affiniamo per 24 mesi tutto in botte grande. Dall'anno scorso abbiamo inserito anche queste vasche di cemento, adesso ad agosto me ne arriveranno altre 2 e l'idea è quella di utilizzarle post affinamento. Il fatto di saltare l'acciaio dopo il legno è per evitare che il vino vada di nuovo un po' in stress, perché comunque dopo 2 o 3 anni che un vino sta in una botte, quindi ha un'evoluzione e respira, metterlo in acciaio si contrae un po'. Sanstonet invece è una vigna che abbiamo acquistato nel 2000, il vino che abbiamo iniziato a fare nel 2000 è l'unica vigna che abbiamo fuori dal comune di Neive, siamo a Treviso.
Qui è un terroir completamente diverso, quindi quasi un 100% calcare con marna blu, quindi vini più minerali, più acidi, più muscolosi. Siamo a 400 metri rispetto ai 220 dell'Albesani ed è anche l'unica vigna che abbiamo esposta a sud-est. Il Mondino, che è il secondo vino che è stato prodotto da mio papà, la zona è Balluri, è anche un sud-ovest, una vigna di 55 anni. Qui abbiamo una marna più gialla, quindi stratificazioni di sabbia più importanti, quindi noi non produciamo barbareschi base, quindi diciamo che il nostro barbaresco base è il nostro Langhe Nebbiolo, che è un po' l'introduzione ai nostri barbareschi. Il Mondino però è il barbaresco un po' più approcciabile, quindi il vino che esce un po' prima, che fa lo stesso anche lui 2 anni di affinamento, ma dopo l'imbottigliamento lo presentiamo dopo 4 mesi. L'ultimo è il Gallina. Questa è la prima annata prodotta, è stata nel 99, fino al 2009 il Gallina avevamo solo 3.000 metri, quindi è sempre stato vinificato in tonneau, quindi era diciamo il vino che si differenziava di più soprattutto per l'affinamento. Dal 2010 finalmente siamo riusciti ad arrivare a un ettaro e 5,8 e quindi anche Gallina viene affinato tutto in botte grande. Qui abbiamo una presenza di argilla più alta, quindi un tannino più presente ma un tannino molto femminile, quindi diciamo che il Gallina come vigneto è quello che ha più armonia tra una grande struttura ma una bellissima eleganza e finezza.